Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Si sente spesso parlare di colesterolo in maniera allarmistica. Ma il colesterolo è davvero così cattivo? Perché bisogna tenere sotto controllo i suoi livelli nel sangue e quali sono i migliori integratori per farlo? Ne parliamo in questo video. Il colesterolo, a dispetto della sua pessima fama, non è un nemico da combattere, ma una sostanza grassa fondamentale per il nostro organismo. Il colesterolo, infatti, è un componente fondamentale delle membrane cellulari, delle quali regola permeabilità e fluidità. Queste due proprietà sono indispensabili affinché avvengano il trasporto di molecole e segnali attraverso le membrane. Inoltre è il precursore, cioè la molecola di partenza per la sintesi di importanti ormoni steroidei come il testosterone e gli estrogeni, ma anche della vitamina D e degli acidi biliari. Il colesterolo è talmente importante per il nostro organismo che solo una piccola parte viene introdotta con l'alimentazione, mentre la maggior parte del fabbisogno viene coperta dalla sintesi ad opera del fegato. Una volta prodotto, essendo una sostanza grassa, non può essere immesso nel sangue così com'è, ma viene trasportato alle cellule attraverso dei trasportatori, le lipoproteine. Le LDL o lipoproteine a bassa densità sono i trasportatori che fanno arrivare il colesterolo dal fegato alle cellule dell'organismo che ne hanno bisogno. Se in eccesso, il colesterolo LDL può accumularsi nelle arterie, in seguito a infiammazione e ossidazione dare luogo alle placche aterosclerotiche. Questo costituisce un fattore di rischio cardiovascolare ed è per questo motivo che il colesterolo LDL ha la fama di colesterolo cattivo. Le HDL o lipoproteine ad alta densità sono invece trasportatori che prendono il colesterolo in eccesso e lo riportano al fegato per poi permetterne l'eliminazione. Proprio per questo ruolo di pulizia il colesterolo HDL viene definito colesterolo buono. In generale, più che di un valore ottimale di colesterolo totale, è importante che si abbia un buon rapporto tra colesterolo HDL e colesterolo LDL. Dei valori ottimali di colesterolo e di quelli invece che ci devono mettere in allarme abbiamo già parlato in questo video. Adesso però capiamo quali sono i sintomi e le cause del colesterolo alto. In realtà l'ipercolesterolemia non dà alcun sintomo, almeno finché non provoca danni cardiovascolari. Spesso le persone si accorgono di avere il colesterolo alto tramite esami di routine o eseguiti per altri motivi. Le cause principali dell'ipercolesterolemia sono fattori genetici, come ad esempio nell'ipercolesterolemia familiare, nella quale il fegato produce troppo colesterolo. Alimentazione ricca di grassi saturi e di grassi vegetali idrogenati trans, quelli cioè sottoposti a processi industriali. Alimentazione ricca di zuccheri, il cui eventuale eccesso stimola il fegato a produrre più colesterolo. Consumo eccessivo di alcol, anche se tutti gli studi più recenti concordano nel non riuscire ad individuare una quantità minima sicura di alcol. Obesità e sedentarietà e patologie metaboliche come il diabete e l'ipotiroidismo. Infine, il fumo di sigaretta. L'ipercolesterolemia e in particolare valori elevati di LDL associati a valori troppo bassi di HDL è considerato un importante fattore di rischio cardiovascolare. Significa che se la situazione permane nel tempo, il colesterolo si accumula nei vasi sanguigni, provocando malattie vascolari, aterosclerosi, infarto e ictus. Il rischio chiaramente aumenta se si sommano altri fattori come ipertensione, diabete, obesità e fumo. Gli integratori per il colesterolo alto possono venire in aiuto in caso di leggera ipercolesterolemia oppure in caso di familiarità per fare una prevenzione. Non sostituiscono la terapia farmacologica, ma possono essere tenuti in considerazione anche dal medico in alternativa quando le condizioni lo permettono. Gli integratori per il controllo del colesterolo possono agire attraverso diversi meccanismi. Riduzione della produzione di colesterolo da parte del fegato, proprio come le statine, attraverso l'inibizione dell'enzima HMG-CoA reduttasi che è appunto deputato alla produzione del colesterolo. Riduzione dell'assorbimento e aumento dell'escrezione a livello intestinale, azione
Azione antiossidante e antinfiammatoria per proteggere le arterie. Tra i principali ingredienti presenti negli integratori per il colesterolo alto ricordiamo monacolina K estratta dal riso rosso fermentato ad opera del fungo Monascus purpureus. Questa molecola è molto simile alla lovastatina, una statina di sintesi, e agisce proprio nello stesso modo, quindi inibendo la produzione di colesterolo da parte del fegato. Può anche avere gli stessi effetti collaterali e infatti negli integratori non può superare i 3 mg per dose giornaliera e inoltre spesso viene associato al coenzima Q10 che contrasta gli effetti collaterali a livello muscolare. Estratti vegetali, ad esempio carciofo, curcuma, amaranto, bergamotto, cardomariano, sono tutti estratti che aiutano il metabolismo del fegato. Antiossidanti come vitamina C, vitamina E e coenzima Q10, fitosteroli che riducono l'assorbimento del colesterolo a livello intestinale, fibre solubili come psilio, glucomannano e beta-glucani che favoriscono l'eliminazione del colesterolo a livello intestinale, e gli omega 3, acidi grassi essenziali come EPA e DHA estratti dall'olio di pesce e più raramente dalle alghe, che migliorano il profilo lipidico generale e favoriscono la salute cardiovascolare. Gli integratori per il colesterolo possono essere davvero molto efficaci se scelti correttamente e abbinati ad uno stile di vita e a un'alimentazione corretti. Sicuramente è importante affidarsi a formulazioni sicure, la cui efficacia sia garantita, e assumerle nel modo giusto. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.